Eccoci qui ragazzi, Ghost of Tabor, senza armi, senza equipaggiamento e senza abbastanza soldi per comprarne altro o per andare a fare una missione come si deve. Sappiate che se vi trovate in questa situazione e inoltre avete anche esaurito tutte le razioni da 6 ore quotidiane e settimanali, c'è ancora una possibilità di recuperare e addirittura senza nessun equipaggiamento. E vi spiego come fare. Ovviamente non è facile, non c'è il 100% di successo, ma se conoscete bene la mappa Silo e seguite attentamente le istruzioni che vi darò in questo video, potreste avere la possibilità di recuperare qualche armamento, fare un po' di esperienza e anche un po' di soldi. Ovviamente questo non vi consentirà di avere fin da subito chissà quali possibilità, però vi faccio vedere in un solo raid cosa ho trovato ed ecco qui che già questo è qualcosa che vi potrebbe consentire anche di andare in altre mappe per fare loot e raccogliere un po' di materiale da rivendere. E allora, siccome voglio farvi vedere proprio la condizione estrema, andrò senza armi e senza zaino. L'unica cosa della quale dovete assicurarvi è di avere al massimo salute e poi fame e sete. Deve essere tutto al massimo, perché quello che dovremmo fare è resistere il più possibile all'interno della mappa Silo. Scegliamo la mappa Silo. Questa cosa ovviamente potete farla sia in singolo che in squadra. Anzi, soprattutto in silo, visto che il numero massimo di giocatori è 6, se già entrate in una squadra da 3 slot li occupate voi e quindi avete il 50% di possibilità di ingaggiare altri nemici. Ma non ci sarà da ingaggiare perché vi spiego cosa dovete fare. Entriamo nella mappa Silo e vediamo come recuperare una situazione disastrosa in Ghost of Tabor. Ragazzi, la situazione è semplice tanto quanto complicata. Dovete immediatamente andare a cercare la stanza che sto per raggiungere se ci riesco. Qui già dei bot sono morti. Andate dritti dritti, fregatevene di tutto e tutti. Lì c'era un giocatore e quindi facciamo una cosa. Proviamo a entrare. Ecco, questa è la stanza che dovete cercare di raggiungere. Cerchiamo di starcene buoni qui. Una volta raggiunta questa stanza, il vostro obiettivo cos'è? Fare il meno rumore possibile. Starvene completamente in silenzio e aspettare che vengano aperti i punti di estrazione. Sentirete suonare un allarme e quando verranno aperti i punti di estrazione dovrete aspettare ulteriormente. Ma soprattutto state in assoluto silenzio da questo momento in poi. La cosa più importante da fare è ascoltare. Mettetevi anche piuttosto vicini alla porta, non mettetevi all'angolo remoto della stanza, altrimenti sarete ancora più lontani dai rumori che dovete sentire. Quindi dovete sentire spari, passi o qualsiasi attività di altri nemici. Finché sentirete rumori, significa che ci sono altri nemici che stanno ancora cercando per la mappa. Il vostro obiettivo è, innanzitutto, attendere l'apertura dei punti di estrazione. Dopodiché, attendere qualche altro minuto, in modo tale che tutti i nemici raggiungeranno i punti di estrazione oppure si uccideranno tra loro, o verranno uccisi dai bot. A quel punto, quando non sentite più alcuna attività, e per qualche minuto, io vi consiglio di attendere 3, 4, anche 5 minuti, senza sentire alcuna attività, quindi a quel punto dovrebbe essere il momento giusto per muoversi. Ricordate che siete senza armi e senza equipaggiamento, quindi finché non trovate un'arma evitate assolutamente il contatto con i bot, perché fra l'altro i bot in questo gioco sapete benissimo che respawnano, rinascono periodicamente. Una volta che non ci sarà più attività potrete cominciare a muovervi. Ecco, in questo momento io sento sparare ancora, quindi non è ancora il momento. Una volta che non ci sarà più attività potrete cominciare a muovervi e raccogliere i cocci. Quando le ceneri si saranno posate potrete andare in giro e raccogliere o le armi dei bot oppure l'equipaggiamento di altri giocatori. I fucili che vi ho mostrato prima, infatti, nella partita precedente li ho raccolti proprio da altri giocatori che erano stati uccisi o da altri giocatori o dai bot ed erano rimaste lì. L'unica cosa che ho notato che non si trova, almeno finora non mi è capitato, sono gli zaini, perché forse magari dopo un
tempo spariscono. Le armi invece rimangono lì. Ora, perché è utile andare senza nessun equipaggiamento? Perché se trovate una pistola, la fondina vi servirà per mettere la pistola. Se trovate un fucile, lo metterete nella fondina centrale e poi le altre due braccia dovrete utilizzarle come altri due slot dell'inventario, perché in una metterete un'arma e nell'altra metterete l'altra. A quel punto vi potete recare a un punto d'estrazione sempre in sicurezza, ovviamente facendo attenzione ai bot. A quel punto, visto che avete le armi, se ne volete approfittare, per esempio se avete anche attivato delle missioni per sbloccare i vari livelli degli NPC, quindi per esempio, che ne so, ecco qui, si sono attivati i punti di estrazione. Questo significa che in questo momento ci sono ancora giocatori. Adesso si stanno muovendo per andare verso i punti di estrazione e invece noi ce ne resteremo qui tranquillamente. Vi dicevo, se per esempio avete attivato delle missioni per i vari NPC, per esempio Spectre, uccidi 15 Phoenix con fucile d'assalto, oppure con pistola, oppure con SMG, nulla vi vieta in questa fase, cioè nel momento in cui cominciate a muovervi, che siete sicuri che non ci sono più giocatori, di andarvene in giro e uccidere dei Phoenix con le varie armi richieste dagli NPC. In questo modo farete anche quelle missioni per sbloccare gli NPC che vi danno esperienza, soldi, perché quelle missioni vi danno anche soldi, e in più vi sbloccano anche i livelli degli NPC per comprare nuovo equipaggiamento. Ovviamente non ha il 100% di successo questa strategia, perché per esempio io adesso sono stato fortunato che sono spawnato qui dietro, praticamente. Sono nato qui dietro, ho incontrato strada libera, quindi i bot che c'erano in quel corridoio erano già stati uccisi. Quel giocatore molto probabilmente non mi ha visto perché si stava controllando l'equipaggiamento e quindi io gli sono passato dritto davanti. Oppure anche lui sta facendo quello che sto facendo io. Magari ha un'altra strategia e quindi, pur avendomi visto, ha preferito evitare lo scontro. Insomma, il vostro obiettivo è innanzitutto conoscere bene la mappa, perché in qualsiasi punto nascete all'interno di questa mappa, il vostro obiettivo è quello di venire qui dentro. Tenete d'occhio anche le vostre macro. Se siete entrati col massimo della salute, della sete e della fame e tutto al massimo, dovreste stare tranquilli fino alla fine della partita. Adesso io per esempio è da un po' che non sento sparare da nessuna parte, quindi aspetto un altro paio di minuti e penso che comincio a muovermi. Ragazzi, con calma, prendetevi il vostro tempo, perché tanto il tempo ancora c'è, mancano 20 minuti. Fame e sete sono ancora a livelli ottimali e poi cominciate a prendere in considerazione i punti di estrazione più vicini. Container, che sarebbe qui al piano superiore verso sud-ovest, e poi la strettoia, che sarebbe al piano secondo. Ce n'è altro? Sì, poi gates, basta. Quindi penso che estraggo da containers. Beh ragazzi, direi che è arrivato il momento di muovermi. Siamo a 20 minuti rimanenti, il tempo di missione totale è 30 minuti, quindi direi che sono rimasto qui la bellezza di 10 minuti. Adesso viene la parte più difficile perché siamo senza equipaggiamento. Ovviamente non potete essere sicuri al 100% che non ci sia più nessuno, quindi andate sempre con cautela e ascoltate molto bene e conoscendo la mappa, quindi questa strategia prevede che dovete conoscere la mappa. Conoscendo la mappa sapete dove sono i bot, quindi fate attenzione ai punti dove solitamente ci sono i bot. Io uscendo da qui solitamente vado per primo all'ascensore. E qui è stato tutto luttato, però una granata c'è intanto e me la tengo. Cibo? Sì, se trovate cibo magari mangiate anche, così vi estendete la vostra permanenza. Va bene così perché le alici sott'olio vi fanno venire sete. Uno zaino grande! Ragazzi, botta di culo tremenda. Qui mi faccio un bel bottino oggi. Eh sì ragazzi, oggi è arrivato Natale. Ok, adesso devo fare molta attenzione. Devo recuperare immediatamente un'arma. Dai che qui c'è un'arma. Un laser. Soldi, soldi. Laser vale tanti soldi. C'è un'altra granata. Recatevi nei punti in cui solitamente c'è la maggior quantità di loot, ovviamente. Soprattutto nei punti dove solitamente ci sono armi. Grande! Abbiamo trovato anche una pistola. Per sicurezza cambiamo il caricatore. Bene così. Gli altri
caricatori li metto qui a portata di mano. Ok, e da questo momento andiamo un po' più spediti. Dovessimo ingaggiare un bot o qualcuno, siamo discretamente protetti. Vi dovete accontentare di quello che raccogliete, perché saranno i resti di tutto quello che hanno raccolto gli altri giocatori. Però, siccome chi si accontenta gode, ecco che un MP5 diventa un fantastico modo per accontentarsi. Siccome io ho la missione di uccidere i bot con le pistole mitragliatrici e con la pistola, e questa nello zaino ci va. Polvere da sparo, vediamo. Oh, questo sì che è un bel ritrovamento. Avrei bisogno di un po' d'acqua però. Molto bene. Qui c'era un giocatore. Aveva dei gibernaggi? No. Un'altra pistola. Cosa abbiamo qui? Oh, oh, un bellissimo ritrovamento con caricatore pieno. Questo giro sono stato molto fortunato. Vediamo cosa abbiamo qui. Ragazzi, se siete particolarmente fortunati, qui trovate un teschio. Su questo bidone qui trovate il teschio, che vale qualcosa come 15.000 crediti. E poi, se è il vostro giorno fortunato, trovate anche qualche portafoglio elettronico. Qui solitamente c'è un portafoglio elettronico, vediamo. No, cianfrusaglie. Se riesco a trovare da bere, qui solitamente un po' d'acqua si trova. Barretta. Anche se il vero problema in questo momento è l'acqua. Peccato se non riesco a trovare da bere. Solitamente qui un po' d'acqua si trova. E niente. Troppa fortuna tutta in una volta, eh? Va bene. Estraiamo. Sete, sete, sete. Devo andare subito ai containers. Container stanno giù. Passando così prendo questa, che me la vendo anche. Ok, un attimo di attenzione qui, perché qui ci potrebbe essere un bot. Eccolo lì. Ops, finiti i caricatori. Eccolo lì. Uno. Non sento passi. Un altro controllo qui lo diamo. No, aspetta, vediamo cosa c'è qui. Un altro laser. Pronti all'estrazione. Ragazzi, sono stato molto fortunato. Ce l'ho fatta e guardate quanta esperienza. Purtroppo ho ucciso pochi bot, altrimenti l'esperienza sarebbe stata molta di più. Quella di prima ho fatto oltre 7.000 di esperienza. E ritorniamo alla safe house. Vediamo quanti soldi riusciamo a fare con queste cose che abbiamo recuperato. Questo lo mettiamo qui, però questo invece lo mettiamo... Vediamo il caricatore. 3 vibrazioni, sì, perché ho utilizzato soltanto pochi colpi. Non so se tenerlo l'MP5, visto che ho esaurito i colpi. Vabbè, dai, per adesso lo tengo. E poi, sapete come faccio io? Io metto direttamente tutto lo zaino e poi, uno per uno, vado a vendere tutto. Innanzitutto la prima cosa che mi recupero è lo zaino. Return. Non fate sell all, vendeteli singolarmente e scegliete il prezzo più alto. 9,20, Ruger Magazine 223, 8,90 l'altra granata, LS 321G 2009, questo già comincia a essere un bel guadagno. Questi sono i puntatori laser, vedete quanto vi fanno guadagnare i puntatori laser? È assurdo che le armi e i caricatori invece vengano venduti per così poco. Il cibo per gatto viene pagato più di una Makarov e la Makarov 199, vedete? Ragazzi, ero a 4.000 e qualcosa e adesso sono a 17.821 e ho fatto bene a conservare l'MP5 perché c'è il caricatore e adesso mi posso andare a sbloccare per esempio il secondo livello dell'armeria. Quindi in 2 raid, facendo questa strategia, ho recuperato questi 2 Galil con tanto di reflex e altri accessori, una pistola, un caricatore che è pieno. Sì, è pieno. Caricatori delle armi ovviamente sono pieni. Ah, poi ho recuperato questo qui, che se lo volete vendere questo non mi ricordo quanto costa questo, vediamolo subito. Questo comunque è quello base, non costerà moltissimo, quindi... Oddio sì, 2056. Beh sì, dai, no, ma lo recupero. Quando fate il return e volete recuperare le cose che avete... Ecco qui. Ricevi oggetti. Questo per adesso lo mettiamo qui. Lo zaino bello grande, ah che bello. E ovviamente una volta che trovate lo zaino grande, se avete questa fortuna, ragazzi chiaramente poi
Facendo questa strategia potete portarvi dietro più cose e quindi questa strategia è ancora più efficace. Va bene, Tabor Market, vado a sbloccare il secondo livello dell'armeria, così mi posso riempire i caricatori, che è già un grande vantaggio. Sicuramente mi direte, Ben, ma la fame e la sete adesso, una volta quando stavate nel vostro rifugio, fame e sete si ripristinavano gradualmente, come la salute. Adesso non più, dovete mangiare e bere. Se avete una bottiglia nel vostro bunker, adesso vi faccio vedere cosa potete fare. Armeria livello 2, 15.000, io ne ho 17, lo sblocchiamo subito. I requisiti sono almeno livello 5 e dovete aver sbloccato l'armeria di livello 1, che vabbè ce l'avete già. Ok, e facciamo questo upgrade. Upgrade fatto e finalmente posso andare a fare i caricatori. Ovviamente ho bruciato tutti i miei crediti, quindi adesso dovrò nuovamente mettere in pratica la strategia che avevo messo finora, con la sola differenza che stavolta c'ho lo zaino grande. Torniamo un attimo alla safe house, armeria di livello 2, che c'è una rastrelliera enorme e la macchinetta per fare le munizioni e poi riempire i caricatori. Vi ho spiegato già come funziona in un altro video, andatelo a vedere. Per mangiare e bere, se non avete abbastanza soldi, innanzitutto se avete una bottiglia qui da qualche parte, per esempio solitamente qui vi mettono una borraccia e una bottiglia, ma è vuota, anche se è vuota, qui la potete riempire. Questo rubinetto, ragazzi, funziona veramente. Quello è un filtro dell'acqua, il filtro dell'acqua si compra al Tabor Market, quindi quando si esaurisce lo dovete cambiare e venite a riempire le bottiglie qui, ed è acqua potabile, la potete bere tranquillamente. Per mangiare invece, se non trovate nulla quando siete in missione, pazienza ragazzi, dovete comprarle. Le cose da mangiare le dovete comprare, oppure non hai più soldi, non hai più acqua, non hai più roba da mangiare, entri in un raid a casaccio, ti fai uccidere da un bot oppure da un altro giocatore, oppure ti butti dall'alto, non lo so, insomma, muori, fai quello che devi e ritornerete alla safe house con tutto al massimo. Ovviamente, se dovete fare una roba del genere, che dovete uscire con l'intento di morire per ripristinare tutto, non vi portate equipaggiamento perché lo perdete. Bene, avanzi di VR. Fatemi sapere se questa strategia funziona anche con voi. Se non conoscete la mappa, un ultimo consiglio. Ragazzi, selezionate Missile Silo, Training, dove non ci sono giocatori. Entrate anche senza equipaggiamento, perché tanto non lo perdete. Quello che avete nel training non lo perdete. Però, quello che recuperate non lo portate nella safe house, quindi è inutile che fate raccolta, ricerca, perché tutto quello che trovate nel training non vale, quindi anche se uccidete bot non vale assolutamente, è come se non aveste fatto nulla. Il training è soltanto una modalità offline dove ci sono solo i bot, in cui loot e progressi non vengono salvati, è solo per conoscere la mappa. Quindi se volete conoscere la mappa, fatevi più volte il training per vedere anche quali sono i vari punti di nascita, i vari punti di spawn, e provate a percorrere tutta la strada dal punto di spawn fino a quella famosa stanza lì. Fatemi sapere se avete messo in pratica questa strategia e se l'avete fatto con successo. Grazie per la visione completa. Like, iscrizione e continuate a seguire, perché arriveranno anche altre guide sui vari segreti di Ghost of Tabor. Supportate il canale tramite il tasto super grazie. Se volete comprare Ghost of Tabor al 25% su Meta, che è anche cross-buy, trovate il link in descrizione oppure nel primo commento. Trovate anche altri link, tipo il link Amazon per l'acquisto di Quest 3 e altri visori VR, oppure per entrare nel gruppo Telegram dove ci sono tutti i giochi Meta al 25%, e poi altri link per l'acquisto di accessori per visori VR delle migliori marche, quali Kiwi Design, CyberVR, VR Cover, lenti graduate VR Rock e tanto altro. Bene, da bene è tutto, ci vediamo alla prossima. Yo ho, Marmaglia.